Cari amici di Planet Spin, benvenuti a questa nuova avventura di pesca. Oggi siamo in costiera sorrentina e faremo un tentativo di pesca dal kayak e cercheremo di fare un po' di traina con il vivo. Le condizioni meteo marine non sono ottimali, abbiamo giusto un paio d'ore di tempo prima che le condizioni volgano verso il cattivo tempo, si alzi il vento e il mare, quindi approfittiamo di queste prime ore della giornata per cercare di andare in pesca, ecco, metterci in pesca correttamente, fare un po' di vivo e iniziamo a fare una piccola sessione di traina. Appena giunti sul posto, la prima cosa da fare è allestire il kayak. Pian piano montiamo tutte le attrezzature che servono per la nostra battuta di pesca e ci approntiamo a raggiungere il varo. Approfittiamo di questo video, vi faccio vedere anche il mio kayak, come lo assemblo. La prima cosa da fare, montiamo la batteria a prua nel gavone di prua. Io ho due connettori perché uno è collegato all'ecoscandaglio e l'altro alla vasca del vivo. La vasca del vivo ci servirà oggi, speriamo di fare il vivo. Ecco, il gavone è sistemato. Questa è la ragaia di sicurezza, sempre con noi. Assembliamo, la mettiamo qua, la installiamo dopo. Le pinnette le mettiamo tutto questa retina. La pagaia, laccio di sicurezza, installiamo il motore. Questa è una staffa che mi permette di alzare il motore quando paro e quando ritorno in acqua. Mettiamo il cavetto sulla batteria, batteria ultralight del nostro amico Gabrielinho. Se volete i contatti vi lascio il link in descrizione. Controlliamo che sia carica. 14, assolutamente carica. Mettiamo i morsetti. Facciamo una prova. Operativo. Portacanne. Altro portacanne.
vicino al portacanne gli mettiamo il laccetto di sicurezza dei pedali. Andiamo avanti. Questa è la mia vasca del vivo. Autocostruita, la mia opera ingegneristica. Lo set di sicurezza. Giubbino salvataggio ce lo mettiamo dopo. L'altro portacanne. Ok. Lacci di sicurezza per le canne, sono indispensabili. Ecoscandaglio. Lorenz. Una serie economica, ma per quello che devo fare io va più che bene. Installiamo il cavetto della corrente e poi c'è anche il cavetto della sonda. Facciamo il check di funzionamento. È acceso. Ok. Luminosità al massimo. Ok. Lo spegniamo e lo accendiamo dopo. Pronto all'utilizzo. Andiamo avanti. Radiolina. Canale 16, canale di emergenza, sempre attivo. Andiamo a bordo. Supporto telecamerina. Installiamo anche questo. Pronto all'utilizzo. Ecco. Zainetto dei viveri. Questa è la cassettina. Nell'occorrenza oggi ci servirà come vasca del vivo. L'acqua la mettiamo avanti, i waters ce li mettiamo prima di parare. Questa è la pompa di sentina che ci servirà per caricare l'acqua. Questo è il carico e qui c'è il cavetto, fatto io l'impianto per fissare la pompa di sentina. Vediamo se funziona. Si accende. Ok, mettiamo qui sotto la pagata. La caliamo dopo. Adesso prende la sabbia. Vasca del vivo pronta.
qualche cima di sicurezza, forbici, mettiamo qua. E ora ci mettiamo i waters. Abbiamo messo i waters per il varo, ci mettiamo il giubbino di sicurezza. Indispensabile nelle nostre uscite. E siamo pronti al varo. Andiamo. Liberiamo la pagaia che ci servirà per fare i primi metri una volta arrivati in acqua. Ecco la pagaia. Pronti al varo. Siamo in acqua. Poche pagaiate. Ci portiamo un po' fuori in modo che possiamo mettere i nostri pedali senza rischiare di toccare a terra. Sblocchiamo il cavetto del timone. Inneggiamo leggermente, siamo già in acqua. Spostiamo un po' dalla scogliera. Utilizzo sia i pedali che la pagaia per spostarci appena in acqua. Ora riposo la pagaia nel suo alloggiamento. E calo il motore. C'è una bella onda ogni tanto, Velocità 2. Accendiamo l'eco. Aspettavo meno mare oggi, si sta alzando. Una bella onda qua fuori, Allora, siamo appena fuori dal porto, ci mettiamo in sicurezza.
in modo che eventuali onde non ci possono buttare verso riva, verso terra. E ora montiamo le canne, no? Le prime 2 canne che monto sono per fare il vivo. Quindi ho preparato la classica matassina per le aguglie, la mettiamo su una canna, mentre sull'altra gli metto il sabbichi con un artificialino oppure un jig, in modo che se andando nella zona di pesca, ecco, vediamo una mangianza, ci calo direttamente con il sabbichi, magari per fare qualche sgombro, sugarello. Prima canna, la più leggera, gli metto la matassina. Questa è una canna che io ho a bordo, è un po' una canna tuttofare. Abbiamo la matassina già pronta, la facciamo andare 20 metri, 30 metri dietro il kayak e la mettiamo in pesca. Regoliamo la frizione, in caso ci sia qualche aguglia parte la frizione. Allora siamo in pesca con la canna, con la matassina. Nel frattempo inizio a caricare un po' d'acqua nella vasca del vivo con la pompa di sentire, tipo il bottoncino, e la vasca del vivo inizia a caricare acqua. Nel frattempo, se facciamo una cuglietta, uno sgombro, un zuccherello, avremo dove riporlo. L'altra canna, la cannetta a traino, è pronta e monto l'altra canna, gli metto un sabbichi classico, in modo che se trovo qualche mangianzina ci fermiamo, caliamo un po' la nostra lenza, magari con un jig in coda al sabbichi riusciamo a pescare in verticale. Potremmo riuscire a catturare qualche sgombretto, magari o con il sabbichi oppure direttamente con l'esca terminale, col jig in questo caso. Molto facile, c'è un moschettone. Nel frattempo vi ricordo che io sto usando il motore, quindi ho sia le mani libere per armare le canne e non devo nemmeno preoccuparmi di pedalare, ecco, con le pinnette, perché è il motore che fa tutto. Con il timone invece regolo la direzione. Ora ritorno verso il porto, perché se c'è qualche cuglietta solitamente sta proprio nei paraggi del porto. Nel frattempo continuo sempre a montare la cannetta e gli metto un jig in coda. Allora ecco la seconda cannetta con il sabbichi e il jig in coda. Anche questa la mettiamo in pesca. Ho fatto un primo giro di perlustrazione nella zona portuale, ecco, di fronte al porto, però né con la canna con la matassina né con il sabbichi ho avuto la possibilità di fare il vivo. Ora mi sposto leggermente più a nord di questo punto e sempre con l'aiuto dell'ecoscandaglio cerco di trovare
qualche palla di mangianza, una marcatura sull'ecoscandaglio, in modo da poter calare il jig e riuscire a tentare di fare qualche sugarello, perché aguglie stamattina non se ne vedono. Dobbiamo tentare di fare il vivo, altrimenti non possiamo andare in pesca. Quindi il primo passaggio che è fondamentale per questa uscita è riuscire a fare il vivo. Non è affatto scontato e dobbiamo provarci. Ecco, ora ci facciamo ancora qualche giro di perlustrazione, una scandagliata su questo punto, mentre continuiamo a scandagliare la zona. Facciamo anche colazione, un bel tramezzino a salame, una leggera marcatura sul fondo, la prima di stamattina. Prova ad arrivarci, 32 metri, ma poca roba. È difficile quando sono queste condizioni così, che l'unica marcatura porti pesci. Sono pesci troppo appallati sul fondo, non ci credo tanto, dico la verità, però ci devo provare. Aspettiamo che riesca a raggiungere il fondo e poi iniziamo il recupero. Ricordiamo che alla canna abbiamo innescato un sabiti e a terminale un jig da una ventina di grammi. Iniziamo il recupero. Oh. Non ci credo che è un pesce, ma non tira, viene su senza scodate, senza niente. Che cos'è? La tracina malefica. No, si voleva mangiare il mio panino. Non se ne vuole andare, vuole restare a bordo. E guardate che vivacità. Lo facciamo andare via attraverso i pedali, dai. Basta che non ci pungi. Via. Dai. Non vuole andare via. La tracina si è affezionata. È andata. Maledetta tracina. Allora, sto raggiungendo questo spot, sono un po' infreddolito. Praticamente l'unico posto in zona dove ci sono un po' di barche è proprio sotto questa punta di questo sperone roccioso qua. L'ecoscandaglio purtroppo è piatto, non mi dà nessun tipo di segno di attività in profondità. Proviamo ancora a fare qualche cala, però ormai la giornata è quasi compromessa, sta girando il vento, quindi le condizioni di meteo marine stanno peggiorando. Oggi è andata così, credo. Vediamo se abbiamo la vecchia, 10-15 metri d'acqua. Sto facendo dei lanci così nel nulla e questa volta mi sa che qualcosa c'è. Secondo me ho preso
Ho qualche filo di sgombri, sgombretti, perché viene abbastanza pesantino. Oppure un pesce sul jig. Sinceramente non lo so. Anzi no, sono 2 tracinone, 3 tracine. 3 tracine. Non so se si riesce a vedere. Sono 3 tracine. Guardate. Cioè questo è un posto a tracine. Volete un posto a tracine? Eccolo qua. Sono 3 tracinone che mi fanno anche paura. Guardate. Cioè questo è un posto a tracine. È diventata la tracina dei. Allora la nostra pescata è quasi finita e diciamo come esito dell'uscita veramente pessima, ecco, finita a tracine, però comunque è questo, no? Quando si esce dal kayak, chi ha il kayak lo sa bene, devi fare una sola tecnica di pesca, cioè devi preventivare che cosa vuoi fare durante l'uscita, in modo da poter fare anche la selezione delle attrezzature da portare a bordo, perché lo spazio è ridotto, ecco, e poi con così poco tempo a disposizione non hai il tempo di riuscire a fare con precisione, con efficacia, ecco, diverse tecniche di pesca, almeno per quella che erano le uscite, il tempo che avevo in questa uscita, ecco, potevo fare poca roba, ecco, quindi ho provato a fare il vivo, per fare un po' di traina col vivo, però non ci sono riuscito, le condizioni meteo non mi hanno aiutato. Ora tornando verso la zona di Varo, mi fermo ancora qualche po' di minuti, ecco, prima che il vento peggiori le situazioni meteo-marine di oggi, e provo a fare ancora qualche calata. Sinceramente mi aspettavo di meglio, però comunque la pesca è questa, ecco, se tu non vuoi rischiare il cappotto devi stare a casa, se non vuoi, se vuoi fare ogni volta le pescate con le condizioni giuste, con il meteo giusto, il mare giusto, che i pesci collaborino, diventa sempre difficile. Chi va a pesca lo sa che non sempre si riesce a trovare il tempo utile per fare tutto nel migliore dei modi, per cui comunque l'importante è provarci. Io vi ho portato con me in questa avventura di pesca, spero che vi sia piaciuto il video. Se volete lasciate un like, magari iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Noi ci salutiamo come sempre, grazie per la visione e un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Siamo al rientro. Spegniamo il motore, alziamo il motore. Togliamo i pedali. Alziamo il timone e pagaiamo fino a riva. È lontano, siamo arrivati. Eccoci qua.